Quante volte ci è capitato di preparare qualcosa all'ultimo minuto perché magari abbiamo avuto degli ospiti improvvisi? Beh, oggi lo vediamo con il pastificio artigianale di pasta di Borgo Pace. Carissimi, buongiorno e di nuovo bentornati nella mia cucina. Allora, oggi faremo una pasta molto veloce, soprattutto quelle che si fanno all'ultimo minuto, perché magari arrivano degli ospiti inattesi. Faremo una pasta ripassata al forno. Questa è la ricetta, a dir la verità, di mia moglie, che ha avuto sempre un grandissimo successo, quindi questo è opera e merito suo. Però, senza perderci in chiacchiere, adesso vediamo subito gli ingredienti, la ricetta, i miei soliti consigli. Una cosa importante, ricordatevi di iscrivervi al canale. A voi non costa niente e a me fa un mondo di differenza. In più avete le ricette gratis, che volete di più? E soprattutto condividete con i vostri amici. Ci vediamo dopo. Prima però di passare alla ricetta vi voglio far vedere questa pasta, perché quando parliamo di paste artigianali parliamo di qualcosa di veramente particolare e fatto ad arte. Voi guardate qui la ruvidezza della pasta, il colore e quello che rilascia quando poi andiamo a mantecare. L'avete visto con la pasta con la bisca di scampi, ma io ho fatto per conto mio così velocemente una pasta aglio e olio ed è venuta perfetta, la crema era giusta. Questo sta a significare che si utilizza un prodotto veramente di altissima qualità. E adesso passiamo alla ricetta. Allora, in una padella mettiamo l'olio e 2 spicchi d'aglio e lasciamo soffriggere dolcemente. Adesso andremo a mettere il nostro pomodoro e ci andiamo a mettere anche un po' di basilico. Saliamo e lasciamo cuocere per una decina di minuti a fuoco basso. Mentre si sta cuocendo il sugo, adesso andiamo a tritare intanto per prima cosa la mozzarella e poi tritiamo la mozzarella. Il sugo è quasi pronto, a questo punto cominciamo a togliere l'aglio e l'acqua che sta bollendo e abbiamo anche precedentemente salato. Adesso andiamo a calare la pasta. Allora, questo formato qui ha una cottura di 8 minuti, io la toglierò a metà cottura perché poi dopo verrà appunto ripassata in forno. Allora, andiamo a mettere qualche altra foglia di basilico fresco all'interno del sugo, così lo faremo più profumato. Bene, la metà del tempo della cottura della pasta è passata e adesso la andremo a mettere all'interno del sugo. Mescoliamo per bene. Ora andiamoci a mettere la nostra mozzarella tagliata precedentemente, non tutta perché poi ci servirà anche per condire la parte superiore della pasta. E dopo la mozzarella, la mortadella. Mettiamoci anche un pochino di parmigiano e mescoliamo. Siamo pronti per metterla nella teglia. Ora mettiamo sopra la rimanente mozzarella e poi il parmigiano. E ora in forno a 200 gradi per circa 20-25 minuti. E ora c'è da fare solo una cosa, farla un attimo riposare. Buon appetito!